e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Grizzly di Casa Filati Discount, ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Sempre in descrizione lascio un disclaimer in quanto questi video sono assolutamente mie opinioni basate su articoli che acquisto di tasca mia. Ci tengo sempre a precisarlo, non sempre in video, ma comunque da qualche parte lo scrivo. Di che cosa parliamo oggi? Di questo meraviglioso filato. È un grizzly, come potete vedere è un po' pelosetto, ma neanche troppo sottile in realtà. Come andremo a vedere tra poco, l'uncinetto di lavorazione consigliato per questo filo è il 12, sebbene vedrete la prossima settimana un progetto dove ho utilizzato proprio questo filato e l'uncinetto che ho utilizzato invece è sensibilmente più piccolo. Naturalmente la difficoltà nell'uso di questo filato è proprio quella di vedere poi i punti qualora volessimo andare a realizzare proprio dei pannelli. Vediamo un attimino meglio di cosa si tratta. Eccoci qua, io ho scelto la variante Navy, ci sono rocche da 200 grammi e la composizione è 19% lana, 19% viscosa, 56% di acrilico, 6% di poliammide. In 200 grammi troviamo circa 160 metri. Consigliati ferri 12 e uncinetto 12. Io ho lavorato questo filo, devo dire che è molto morbido ed è davvero interessante come rende lavorato. Per farvi un piccolo esempio, io ho qui un uncinetto numero 6 dove ho lavorato, con il quale ho lavorato 3 righe di maglia bassa. Ora sistemo bene il piccolo pannellino e questa è la piccola porzione che mi trovo di lavoro. Con 3 righe, come vedete, otteniamo una lavorazione davvero molto compatta, quindi non è e non sarà appunto importante stabilire un punto di lavorazione elaborato, perché come vedete non si intravede assolutamente nulla del punto che io ho realizzato, potrei aver fatto davvero qualunque tipo di punto. È molto carino, mi piace anche la lavorazione a maglia alta che vedrete lunedì prossimo nel progetto, perché ho utilizzato questo filo per creare degli inserti in un capo realizzato poi con un altro filato, anzi in realtà molto più sottile. E quindi vedrete la resa di questo filo lavorato come inserto con un unico giro di maglia alta. Vedrete che miracoli che può davvero realizzare. Io sono rimasta molto colpita e sicuramente realizzerò qualcos'altro con questa meraviglia di filato. Mi piace tantissimo anche la colorazione, questo blu molto profondo e molto scuro, è davvero molto morbido, devo dirlo. E non escludo di realizzarci una bella borsa. Io ci vedo un secchiello molto interessante, magari con all'interno un organizer, quindi senza andare a indurire con reti o feltri o qualcos'altro. Lascerei parlare il filato e quindi il mio secchiello sarebbe realizzato punto su punto a maglia alta, senza troppe accortezze assolutamente. Quello che vi raccomando, come accade per tutti questi filati molto importanti, una volta montata qualche catenella e qualche punto, è lavorare molto di tatto, quindi andate a sentire i punti da lavorare, in quanto come vedete è molto complesso individuare il punto da prendere, ok? Quindi mi raccomando, fate lavorare bene il tatto perché al tatto i punti li troviamo molto facilmente. Fatemi sapere se avete acquistato questo filo, se vi ho dato anche qualche idea magari di realizzazione. Credo che questo filato possa dare il meglio sia per quello che riguarda lavorazioni compatte che per quello che riguarda lavorazioni traforate, anche una bella maglia rete. Ce la vedrei piuttosto bene. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se l'avete già acquistato, se avete qualche idea di come lavorarlo. Io sono qui che vi aspetto e vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana con un nuovo tutorial.